Ciao a tutti! Oggi vi mostro una soluzione che gli utenti della rete monofase aspettavano da tempo. Se conoscete già le caldaie ioniche, sapete qual è il loro principale vantaggio. Semplici, affidabili ed estremamente efficienti. Ma hanno una caratteristica che a volte può diventare un vero grattacapo. La potenza della caldaia dipende direttamente dalla qualità dell'acqua nell'impianto. Ed è proprio questo problema che risolviamo oggi. Quello che vedete davanti a me non sono 3 caldaie separate, è un unico sistema. 3 caldaie di potenza diversa più un quadro di controllo. E tutta l'idea sta esattamente in questa combinazione. Vi mostro come funziona. Abbiamo 3 caldaie, una da 1 kW, una da 2 kW e una da 4 kW. Ognuna può essere avviata singolarmente, oppure si possono collegare 2 qualsiasi, oppure accenderle tutte e 3 insieme. Questo ci dà 7 diversi livelli di potenza. Primo livello, 1 kW, solo la prima caldaia. Secondo livello, 2 kW, solo la seconda. Terzo livello, 1 più 2, cioè 3 kW. Quarto livello, 4 kW, solo la terza, la più potente. Quinto livello, 1 più 4, 5 kW. Sesto livello, 2 più 4, 6 kW. E il massimo, tutte e 3 insieme, 7 kW. 7 livelli di potenza con soli 3 interruttori automatici. Nessun controller, nessun inverter di frequenza. E questo è importante. La meccanica non si guasta come fa l'elettronica. Basta accendere l'interruttore e avete esattamente la potenza di cui avete bisogno. Ora parliamo dell'acqua. Questo è il punto chiave e voglio spiegarlo bene. La potenza di una caldaia ionica dipende da 2 fattori. Primo, la superficie di contatto dell'elettrodo con l'acqua, ovvero le dimensioni e la lunghezza dell'elettrodo. Secondo, la conducibilità elettrica dell'acqua, cioè quanto bene l'acqua conduce la corrente. Maggiore è la conducibilità, maggiore è la potenza. È tutto il meccanismo, ed è qui che emerge il problema classico. Qualcuno ha l'acqua dura. La corrente nell'impianto supera il valore nominale dell'interruttore automatico e questo scatta. Un altro ha l'acqua molto morbida, quasi distillata, e la caldaia scalda a malapena. La soluzione classica è la correzione chimica dell'acqua. Aggiungere sale oppure diluire con acqua distillata. Funziona, ma è scomodo. Bisogna capire la chimica, richiede tempo e un controllo costante. Con questo sistema l'approccio è completamente diverso. L'acqua non la tocchiamo affatto, rimane così com'è, entro limiti ragionevoli, ovviamente. Invece modifichiamo la superficie dell'elettrodo. Ognuna delle 3 caldaie di questo sistema ha elettrodi di lunghezza diversa e con la stessa acqua. Ogni caldaia eroga una potenza diversa. È un approccio completamente diverso alla regolazione dell'impianto. Vi faccio un esempio concreto. Acqua dura, alta conducibilità. Accendete 1 o 2 caldie e ottenete la potenza necessaria senza sovraccaricare l'impianto. Acqua troppo morbida. Accendete tutte e 3 e la superficie totale degli elettrodi compensa la bassa conducibilità. Trovate la combinazione giusta e l'impianto funziona in modo stabile. Non dovete più adattare l'acqua alla caldaia. Tutto è raccolto in un unico quadro di controllo. Abbiamo qui un regolatore di temperatura G105. In un'altra versione può esserci il controllo Wi-Fi, un interruttore principale e 3 protezioni separate per ogni caldaia. In più c'è un misuratore di corrente e potenza. Accendete una determinata combinazione e vedete subito quanto consuma l'intero sistema. L'interruttore automatico principale viene scelto in base alla potenza dell'impianto. In questo caso circa 50 A e 3 interruttori separati, uno per ogni caldaia. È tutto quello che serve per il controllo. Nessun controller complicato, nessuna programmazione. Accendete la combinazione, date un'occhiata all'amperometro e vedete immediatamente la potenza reale del vostro impianto in tempo reale, qui sul pannello. Una nota importante sulla potenza: tutti i valori 1, 2, 3, 4 kW e così via si riferiscono ad acqua con una conducibilità di circa 200 microsiemens per centimetro. È il valore medio per la tipica acqua di rete. Se la vostra acqua è diversa, la potenza sarà proporzionalmente più alta o più bassa. E qui c'è qualcosa di importante da capire.
Supponiamo che la vostra acqua sia dura. Una caldaia invece di 1 kilowatt ne eroga effettivamente 2. Allora 2 caldaie vi daranno non 3, ma 4 o 5 kilowatt. E se accendete tutte e 3, il carico totale supererà il valore nominale dell'interruttore principale e questo scatterà. Non è un guasto, è una protezione che funziona correttamente. L'impianto vi protegge automaticamente dal sovraccarico. Proprio per questo l'interruttore principale deve essere scelto in base alle caratteristiche specifiche della vostra acqua. Installazione, in breve, 2 valvole di intercettazione per ogni caldaia. Potete smontare qualsiasi caldaia senza svuotare l'intero impianto. Cablaggio standard, fase e raccordi filettati da 1 pollice, tubo da 32 mm, montaggio a parete. Pompa di circolazione e gruppo di sicurezza sono opzionali. Ora ricapitoliamo. Per chi è questo sistema? Primo, se avete una rete monofase e avete bisogno di una regolazione flessibile della potenza, questa è esattamente la vostra soluzione. Secondo, se l'acqua nel vostro impianto è instabile o semplicemente non ne conoscete la conducibilità, invece di occuparvi della chimica dell'acqua, scegliete semplicemente la combinazione giusta di caldaie. Terzo, se avete bisogno di una regolazione graduale della potenza senza un controller elettronico, 7 livelli da 1 a 7 kW rappresentano una flessibilità notevole per un impianto monofase. Per quanto riguarda la superficie riscaldata, questo sistema è indicato in media per abitazioni fino a 140 m² con un buon isolamento termico e con ampio margine. Funziona ottimamente anche per il riscaldamento del bollitore dell'acqua calda sanitaria. Non è una comune caldaia con 3 sezioni, è un impianto che si adatta alla vostra acqua, alle vostre esigenze di riscaldamento e alla vostra rete elettrica, senza chimica, senza programmazione, senza configurazioni complicate. Mi chiamo Jan, siete sul canale Caldaie Ioniche. Se avete bisogno di un impianto come questo, scrivetemi. Vi aiuterò a trovare la soluzione giusta per la vostra casa. Iscrivetevi al canale, ci sarà ancora molto contenuto utile. A presto nel prossimo video!